Molto spesso le battute di pesca di chi va a spinning sono spesso infruttuose, ovvero l'assenza di catture che tecnicamente viene definita come cappotto. Però dobbiamo sapere che ci sono degli errori che vedo commettere e molte volte diciamo può commettere il pescatore inesperto e che lo fa inconsapevolmente. Quindi ecco, invece di andare lì a lamentarsi dell'assenza di catture, di quanto può essere anche difficile questa tecnica di pesca, oppure l'assenza dei predatori, che comunque può capitare, in questo video facciamo un'analisi di quelle che sono, secondo me, le situazioni di pesca in cui si commettono degli errori e come rimediare. Quindi facciamo un approfondimento sulla tecnica sia rivolta alla pesca spinning in mare, ma diciamo con degli spunti validi anche per chi pesca in acqua dolce o in acqua salmastra. Partiamo insieme dopo la sigla. Andiamo. Come dicevo in apertura, ci sono degli errori che il pescatore, soprattutto il neofita, chi da poco si sta avvicinando alla tecnica della pesca spinning, commette quasi inconsapevolmente. Diciamo che poi con l'esperienza, con la pratica, con la costanza si riesce a venire a capo di questi errori. Però ecco, molto spesso che agli inizi diciamo fa delle uscite a vuoto, anche 5, 6, 10 uscite a vuoto, diciamo che poi diventa molto difficile che questo pescatore poi continuerà ad insistere, perché se non riesce ad avere catture nelle prime uscite molto spesso si demoralizza e tende a praticare altre tecniche di pesca dove diciamo la cattura, anche se non è importante, è quasi assicurata, come ad esempio le pesche dove si utilizzano le esche naturali. In questo video facciamo un approfondimento su quelli che sono gli errori più comuni che io vedo commettere anche in giro sui posti di pesca, vedendo come pescano gli altri, e mi trovo anche a parlare con questi pescatori. Ho realizzato questo documento di riepilogo per meglio far comprendere l'argomento di cui trattiamo oggi, e lo vediamo insieme. Quali sono i 3 errori più comuni che commette il pescatore di spinning? Siamo partiti con l'introduzione e poi analizziamo insieme i 3 errori principali: il posto sbagliato, l'orario sbagliato e l'esca sbagliata. Nella parte conclusiva poi facciamo un'analisi in conclusione di questa nostra chiacchierata. Partiamo con la prima slide, quella dedicata al posto sbagliato. Allora, uno spot promettente presenta almeno 2 o 3 di questi elementi che ora vi elenco, ovvero dobbiamo cercare di scegliere delle postazioni, degli spot in cui c'è l'acqua in movimento. A meno che non siamo a pesca in un lago, dobbiamo sempre cercare quegli spot, quelle zone dove c'è un po' di corrente, un po' di risacca, zone esposte a fattori meteo come ad esempio il vento, oppure uno spot fruttuoso potrebbe essere quello dove è presente il pesce foraggio, ovvero tutte quelle creature di cui si nutrono i pesci predatori, che sono un po' gli obiettivi delle nostre battute di pesca. Inoltre dobbiamo ricercare i posti dove c'è una discontinuità ambientale, ovvero dove vediamo che ci sono degli scalini lungo il nostro tratto costiero, c'è un cambio della tipologia del fondo da sabbioso a ciottoloso, oppure dove c'è presenza di vegetazione, strutture semi-affioranti come gli scogli. Ecco, tutte queste che sono delle condizioni che noi troviamo di frequente nei nostri spot, dobbiamo riuscire a ricercarli
perché è lì che potremmo trovare la presenza del predatore. Inoltre, un'altra cosa da considerare è che dobbiamo cercare di evitare il più possibile i posti dove c'è un'alta pressione di pesca, ovvero dove vediamo sempre pescare. Rendiamoci conto che poi i predatori, soprattutto i predatori stanziali, molte volte si abituano e restano quasi assuefatti a quelle che sono le vibrazioni emesse dalle esche artificiali, le turbolenze, e quindi ecco, difficilmente nel corso degli anni poi riusciremo a fare le catture di un tempo, a meno che noi non utilizziamo delle esche di nuova concezione. Inoltre, per ultimo, ma non per questo meno importante, dobbiamo scegliere eventualmente, possibilmente, quelle zone dove riusciamo a fare maggiore distanza lanciando le nostre esche artificiali dalla costa. Quindi rechiamoci nelle punte esposte magari dei moli, dei porticcioli, delle banchine esterne e possibilmente quando non abbiamo risposte in termini di catture negli spot che noi abbiamo deciso per effettuare le nostre battute, dobbiamo fare uno spinning itinerante, ovvero zaino in spalla e cerchiamo di spostarci lungo la nostra zona di pesca, ricercando quelle zone dove è attivo maggiormente il pesce foraggio e di conseguenza prima o poi arriverà il nostro target, il predatore. Il secondo errore che solitamente commette chi pratica la pesca spinning, soprattutto chi ha gli inizi, è andare a pesca nell'orario sbagliato. Chi ha seguito gli altri video presenti sul canale oppure i corsi che vengono proposti su Planet Spin Fishing sa bene che l'orario di pesca è una delle chiavi che abbiamo definito essere anche uno dei punti fondamentali della pesca spinning, e quindi ecco, andare a pesca in un orario sbagliato molte volte compromette già in partenza la nostra battuta di pesca. Allora, un posto valido può diventare improduttivo se peschiamo nel momento errato. Con questo che cosa voglio dire? Che possiamo stare nel giusto spot, stiamo utilizzando le esche artificiali giuste, condizioni di marea giusta, però magari siamo in un orario sbagliato. Gli orari migliori quali sono? L'abbiamo già detto per quanto riguarda la ricerca dei predatori. Dobbiamo essere pronti ad affrontare delle levatacce, quindi albe, tramonti, pesca di notte, questi sono gli orari migliori e lo sanno bene soprattutto i ragazzi che praticano la pesca spinning in mare. Ovviamente ogni posto ha le sue regole e di conseguenza ogni predatore ha le sue doti comportamentali scritte all'interno della sua biologia stessa, no? Che la natura gli ha impresso in anni e anni di evoluzione. E quindi ecco, evitiamo possibilmente la pesca in pieno giorno o con forte luce, a meno che noi non vogliamo ricercare predatori specifici come i tunnidi, ad esempio, o le lampughe, però nella maggior parte delle situazioni di pesca dove noi ricerchiamo la spigola, il serra, il barracuda, gli orari da preferire sono un'ora prima e dopo l'alba e il tramonto o la notte. Un'altra condizione importante da seguire è l'evoluzione della marea. Sappiamo bene che non è un fattore predominante e anche per questo non è inserito nella scala dei punti fondamentali, però in tante situazioni di pesca pescare sull'alta marea, quindi sul culmine di alta marea o sul culmine di bassa marea, soprattutto nella ricerca delle spigole a seconda anche della stagione in cui siamo, ci può favorire perché favorisce la presenza di foraggio e di conseguenza attira anche il predatore di cui si nutrono. Un'altra condizione importante da seguire è l'andamento del meteo nelle giornate precedenti a cui noi indirizzeremo le nostre battute di pesca, perché
solitamente succede che condizioni di meteo molto stabili non sono fruttuose per quanto riguarda la pesca. Il cambio di pressione barometrica, il nuvolo, la presenza di vento in tanti casi è uno stimolo in più che favorisce l'attività predatoria. Ovviamente dipende sempre dal predatore che ricerchiamo, perché eh, per predatori come il barracuda in mare, per esempio, oppure il black bass in alcune stagioni, diciamo questo punto diciamo, non vale, anzi più sono stabili le condizioni meteo, più l'attività aumenta di questi predatori. Quindi, come sempre dico, la conoscenza del predatore è molto importante anche per la scelta dello spot e degli orari di pesca, e quindi ecco, seguiamo comunque nel tempo l'evoluzione di fattori meteo o meteo marini e soprattutto della marea. In molti spot d'acqua dolce o mare dobbiamo sapere che ci sono delle finestre di attività, ovvero durante la giornata posti che risultano poco e niente fruttuosi in termini di attività predatoria, all'improvviso iniziano a vedersi cacciate, bollate, e quindi ecco, noi dobbiamo anche imparare con una certa frequenza, frequentando lo spot di pesca, quali sono gli orari da preferire a seconda anche delle stagioni e del predatore che vorremmo insidiare. In questa ultima slide invece vi presento quello che è un po' il fulcro della nostra azione di pesca, ovvero una volta individuato lo spot, individuato l'orario, dobbiamo essere certi di stare usando l'esca giusta, e quindi sbagliare l'esca è uno dei peccati capitali a cui il pescatore di spinning solitamente ecco, può commettere questo errore. In questa slide che cosa vi dico? Vi dico che nella pesca e spinning parlare di esca sbagliata non significa che un artificiale sia cattivo, diciamo non buono in assoluto, in termini assoluti, ma che non è adatta a quella specifica situazione di pesca. Quali sono le discriminanti? Ecco, andando ad esaminare questo dettaglio, vuol dire che molto spesso l'esca che noi abbiamo scelto di utilizzare non rispetta quelle che sono le condizioni ambientali, ovvero se stiamo pescando con acqua limpida, magari esche troppo appariscenti o rumorose, quelle dove è presente il rattling interno, possono insospettire i pesci, ecco, che decidono di non attaccare. Situazione totalmente inversa con acqua torbida o acqua mossa, soprattutto se siamo in pesca dove ci sono forti correnti come i fiumi, oppure in mare in presenza di risacca, dobbiamo sapere che esche piccole o poco vibranti diventano difficili da poter essere identificate dal predatore in caccia, oppure un altro esempio, nelle correnti forti dobbiamo utilizzare delle esche che tengono l'assetto giusto, altrimenti lavorano male. Un'altra cosa importante è riuscire a utilizzare l'esca nel giusto contesto rispetto alla preda che noi vorremmo insidiare. Dobbiamo sapere, e questa è una cosa che viene detto molto spesso, che ogni predatore ha degli aspetti comportamentali unici della specie a cui appartiene, e quindi dobbiamo riconoscere e sapere sfruttare queste indicazioni a nostro favore, per cui ogni predatore ha un comportamento diverso. Per esempio, per le spigole un po' in stato di apatia, facciamo un esempio, un grosso jerk può spesso essere un approccio troppo aggressivo, e quindi la spigola non lo attacca, perché magari in quel contesto è un contesto dove cerca qualcosa di un po' più facile da raggiungere,
con un recupero magari lento, avremo stimolato maggiormente la sua attenzione. Totalmente diverso invece è la situazione in cui ci sono dei predatori in caccia, come i serra, quindi soft bait molto lente, sono poco stimolanti per un predatore che è in fervente attività di caccia. Oppure facciamo un esempio anche per gli amici che fanno pesca in acqua dolce, per i bass che sono molto pressati da azione di pesca, quindi dove ci sono molti pescatori e riescono a riconoscere molte esche artificiali, un crank per esempio molto rumoroso può indurre il pesce proprio a spostarsi, quindi abbiamo l'effetto totalmente contrario di quello che noi cerchiamo. Quindi l'esca sbagliata è quella che non imita ciò che il pesce sta mangiando o cercando in quel preciso momento. In questa ultima slide invece facciamo un'analisi di altri 3 punti che fanno in modo che la nostra esca sia magari corretta ma usata al momento sbagliato. Quindi parliamo dei colori, possiamo utilizzare dei colori inadatti alle condizioni di luce o al colore del fondale, e quindi ecco dobbiamo scegliere sempre quella ideale per ottenere il miglior contrasto. Facciamo un esempio: col cielo coperto o l'acqua scura i colori accesi sono da preferire. Caso contrario, con il sole alto e acqua limpida, via libera ai colori naturali. Un'altra cosa davvero importante che vedo commettere molto spesso è recuperare un'esca artificiale troppo veloce o troppo lento. E diciamo che noi dobbiamo anche adattarci alle condizioni di pesca in cui siamo, quindi in base anche all'attività predatoria dobbiamo muoverci in un senso o in un altro, però tendenzialmente con un recupero a medie velocità o alla profondità giusta su cui noi vogliamo far lavorare la nostra esca artificiale, molto spesso ci sono delle regole valide sempre, e quindi ecco facciamo attenzione a recuperare nel giusto modo, alla giusta velocità le esche artificiali. L'ultimo caso invece è quello delle dimensioni fuori scala della nostra esca artificiale. La dimensione deve essere coerente con la stagione, con la tipologia di foraggio presente e soprattutto con la pressione di pesca. Facciamo un esempio: in presenza di pesce foraggio troppo piccolo, un'esca grande può rivelarsi una scelta sbagliata. Invece, in presenza di predatori attivi che si cibano di pesce foraggio di piccole dimensioni, per forza di cose noi dobbiamo presentargli qualcosa di simile per interpretare, per presentare al predatore qualcosa di cui è attualmente in cerca. Allora, abbiamo fatto un po' un'analisi di quelli che sono i 3 errori principali, ma ne esistono davvero tanti e molto spesso legati anche all'attrezzatura che noi usiamo, quindi ne seguiranno di altri per approfondire questi temi e magari rendere maggiormente efficaci le nostre battute di pesca, limitando al massimo gli errori. Ricordo a tutti che per supportare il progetto Planet Spin potete iscrivervi ma anche abbonarvi al canale Planet Spin Fishing. Avete la possibilità di accedere a dei contenuti esclusivi per gli abbonati. Inoltre, sempre per supportare il progetto è possibile acquistare le guide, i manuali che trovate già disponibili sullo shop Amazon. Sono disponibili sia in formato cartaceo che ebook e sono rivolte alla pesca spinning in mare, al kayak fishing, alle esche artificiali, allo shore jigging. Ce ne sono davvero tante e vi invito a visualizzare il link che trovate in descrizione. Infine vi ricordo che per tutti gli amici che utilizzano Android, su Play Store è possibile scaricare la app Planet Spin, dove trovate tanti suggerimenti utili per i pescatori, collegamenti ai nostri social diretti, eppure la mappa, itinerari e spot
che è utile per ricercarvi dei posti di pesca, ma anche dei punti varo per il kayak fishing e per chi utilizza il belly boat. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento e noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi!